Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta, questa è la Lucerna di Cronos e questo è il video domenicale, come sai, più lungo in 3 varianti. Oggi andremo a porre una domanda veramente importante agli arcani. Andremo a chiedere come il tuo destino vorrà sorprenderti, magari un incontro fatale che ti porta ad una convivenza e che ti fa sovvertire completamente la tua quotidianità, magari una vincita in denaro, magari un'occasione di lavoro importantissima alla quale non si può proprio rinunciare, magari la crescita del proprio potere personale, magari un viaggio nella tua interiorità o un viaggio attraverso luoghi sconosciuti che ti cambia la vita, insomma, come il destino ti porterà a dire ok, questo proprio non me lo aspettavo. Lo faremo con le nostre 3 varianti, la prima sarà il turchese africano, la seconda sarà la corniola e la terza infine sarà la agata naturale. Prima di passare alla prima variante voglio ricordarti che domani, lunedì 4 marzo, debutta il workshop di cartomanzia e divinazione che già molto successo ha riscosso nella sua edizione precedente. Verrà ulteriormente riproposto, così come il corso dei sigilli che verrà riproposto ad aprile. Ci sono ancora alcuni posti. Se sei interessato o interessata puoi contattarmi via WhatsApp al numero 388 57 76 772 con un messaggio scritto o un vocale. Bene, possiamo passare alla prima delle nostre 3 varianti. Come il destino sceglierà di sorprenderti. Noi ci vediamo dopo per i saluti finali. Variante del turchese africano. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante del turchese africano. Il destino ti metterà di fronte un qualcosa di completamente nuovo, una scelta, una crescita personale importante, uno step di crescita personale importante, un nuovo modello di vita, una persona nuova, insomma, come il destino sceglierà di sorprenderti. Per te che hai scelto la variante del turchese africano. Andiamo a vedere anche con le altre carte oracolari come il destino sceglierà di sorprenderti, ovviamente in positivo. Per te che hai scelto la variante del turchese africano. E infine l'oracolo delle porte. Per te che hai scelto la variante del turchese africano, come il destino sceglierà di sorprenderti. Ok, andiamo a vedere. Fortuna minore. La conversazione, la falsa porta. Allora, qui è molto interessante perché queste 2 carte hanno una grande continuità. Fortuna minore parla di incontri favorevoli, fine delle dispute, vivere la socialità in maniera leggera, in maniera molto costruttiva, anche dialogare con le persone che sono attorno a noi, oppure magari trovare un accordo con qualcuno appunto per mettere fine ad un qualcosa che ci ha inflazionato e ci ha magari anche preoccupati parecchio. Fortuna minore parla di momenti di gioia da condividere con le persone che amiamo o con le persone con cui stiamo insieme. Ora, queste 2 carte sono molto lineari, ma vanno rapportate alla falsa porta, una carta che lascia intendere che forse la direzione degli eventi non è che sia falsa, non è che sia un fake, ma forse è un po', diciamo, poco cristallina. Quindi qua probabilmente potrei pensare che qui c'è l'opportunità di fare chiarezza con qualcuno
che non deve essere necessariamente l'ex del passato, può essere anche un qualcuno con cui magari c'è da definire un qualcosa. Prendo l'esempio di un qualcuno che non sa se accettare un'offerta di lavoro, oppure prendo l'esempio magari di un qualcuno che ha una storia che vuol canonizzare. Insomma, qui sembra che ci sia il fare chiarezza, ma in modo estremamente sereno e limpido con qualcuno o con una situazione che comunque va a influenzare in maniera estremamente positiva quello che è il tuo domani. Andiamo a vedere col Golden Dove Tarot. Togliamo questa che è carino perché c'è l'albero della vita su questa stampa qua, come carta diciamo di reggenza. Per te che hai scelto la variante del turchese africano, quale evento ti sorprenderà nel destino? O meglio, con quale evento il destino ti sorprenderà? Per te che hai scelto la variante del turchese africano. L'asso di coppe, vedi, ti tocca nel profondo, potrebbe essere un qualcosa legato all'amore, per carità, o alla famiglia. L'asso di coppe comunque può riguardare queste sfere qua. Asso di denari, interessante. Cavallo di coppe, la papessa. Ma guarda, qui onestamente io penso proprio alla canonizzazione di un rapporto, cioè ma qui si va all'altare veramente. Io credo che qua ci sia un qualcosa che in quella direzione lì ci va in maniera molto forte. Ora ovviamente oggi esiste la convivenza, quindi può essere anche una sorta di variabile, ecco, usiamo questo termine, però sì, però qua sicuramente la prima cosa è questa, riguarda molto la vita di coppia o la vita all'interno di un nucleo familiare che con un cavallo di coppe si va a formare, però c'è sempre questo cavallo di coppe che in continuità con la falsa porta ci parla di un qualcosa di poco chiaro. Ora bisogna capire se questo poco chiaro è un qualcosa che viene dal passato perché magari rinasce o perché magari già c'è ma non evolve e quindi può rappresentare i dubbi tuoi o i dubbi di un'altra persona in merito ad una relazione che si pone obiettivi molto concreti qua. Del resto tu mi potresti dire ma io non ho nessuno, qui però non diamo tempo all'interattivo, qui parliamo del destino. L'otto di denari, il cavallo di spade, ma secondo me, allora, due cavalli sono occasioni che si rivelano da prendere al volo in maniera repentina. Ora la sparo grossa, secondo me questa è proprio una proposta di convivenza o un matrimonio. Sì, però io credo che qua con questo 9 di denari, che è l'unica carta dissonante, si tratti più di un discorso di convivenza, perché il matrimonio lo potrei vedere nella papessa, però il 9 di denari è colui o colei che è autonomo, autosufficiente, quindi qui probabilmente si tratta di un qualcosa legato ad una proposta di concretizzare un disegno d'amore, una situazione di coppia, però non a livello legale, quindi non con un'unione in chiesa, in comune, dove vuoi. Probabilmente qua è una convivenza. Tuttavia potrei dare anche a queste carte un altro valore e proveremo a darglielo.
però è molto difficile allontanarsi da quella prospettiva lì con un asso di coppe come reggenza e con la portata di un cavallo di coppe come seduttore e come persona che comunque anche in modo rapido, anche in modo molto diretto, molto schietto, uomo o donna che sia, ti porta ad una papessa il vincolo per la sicurezza. Il 9 di denari è anche questo. In generale, per un'ampia parte di persone sarà proprio la proposta di ufficializzare una situazione, ufficializzare una convivenza, fidanzamento, eccetera, eccetera. Per altri potrebbe essere legato alla dimensione della casa, perché papessa e asso di coppe, ma anche asso di denari, fanno riferimento anche al discorso della casa. In questo caso qui potrebbe essere l'ottenere un qualche tipo di beneficio a livello di eredità, e quindi magari, che ne so, il genitore che ti dice: guarda, ho la casa, io siccome sono a posto eccetera, la metto in testa a te. Quindi comunque qua riguarda il destino, ti sorprende muovendo tutto in tempi molto rapidi, non ti dico dall'oggi al domani, può succedere in un mese o due, tre, proprio andando ad agire su quella che è la tua situazione abitativa e le persone che convivono con te. Quindi se stai in famiglia, qui lasci la famiglia e vai a convivere. Se non hai una casa, qui ti viene data una casa, ti viene data la possibilità di trovare un'abitazione o addirittura di ereditare un'abitazione funzionale a quella che è la tua, il tuo desiderio, appunto i tuoi desideri, il tuo modo di vivere. Però io ci vedo molto di più la coppia qua. Qua mi sembra proprio che si parli di ufficializzazione di un amore o addirittura di un qualcosa che nasce in tempi rapidi e che in tempi rapidi porta a condividere un'esperienza di convivenza. Potrebbe essere, qui potresti anche avere due possibilità. Di che si parla in questa stesa? 7 di coppe, desideri, 7 di spade, 2 di denari. Allora, soprattutto se hai già una convivenza alle spalle o se hai un passato non proprio lineare in fatto di amore, perché il 7 di spade è anche la carta dell'ansia affettiva, qui c'è una sorta di riavvolgimento del nastro con un appuntamento, un incontro, o se già c'è la persona, un ripensamento, una discussione importante che appunto con questi 2 7 di seguito va a trovare una linea, nonostante il momento magari non sia dei più felici, perché magari in questo momento non si muove niente, magari non stai conoscendo nessuno, magari non ti poni prospettive, magari la persona con cui ti frequenti non vuole incrementare la situazione. Vedi, qui c'è un passo indietro e non è, io non penso che sia un passo indietro di un ex, ammesso che tu non lo desideri, non la desideri. Qui io credo che sia, vedi, sono 2 assi, è qualcosa che si chiude per diventare un nuovo inizio, per diventare un qualcosa di nuovo. E effettivamente la carta della falsa porta dice anche questo: bisogna liberarsi dagli sgravi del passato per poter accedere ad una più alta dimensione della vita, settata su quelli che sono poi i nostri desideri, le nostre ambizioni, la nostra realizzazione. Quindi qui probabilmente c'è, anche se non ci fosse nessuno in questo momento nella tua vita, un importante vincolo che porta ad una coppia. Sì, io ho
Ho provato a darti anche l'opzione del comprar casa e ci sta, la pesta 9 di denari, però si tratta sempre di comprare casa in previsione di... Sì, secondo me sì, perché comunque mi regge un asso di coppe, che è la carta dell'interiorità più profonda. Quindi comunque qui ci potrebbe essere o l'acquisto di una casa per una convivenza o una convivenza o l'ufficializzazione di un rapporto che fino ad oggi ha un po' traballato. Se non c'è nessuno, qui c'è una conoscenza con cui in modo anche rapido si rinasce a livello affettivo per un qualcosa che poi nel tempo diventa ufficiale. Andiamo a vedere cosa vuol consigliarti il Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante del turchese africano. Allora, qui abbiamo il gatto selvatico e il prugnolo. C'è un viaggio difficile da affrontare, ci dice la carta, e quindi richiede preparazione e pazienza. Forse tu stai attendendo da tempo che un qualcosa in questo senso possa sbloccarsi e darti soddisfazione. Sappi che le bacche più dolci sono quelle che raccogliamo dopo un duro lavoro, quindi armati della furtività del gatto, ci dice la carta, armati della pazienza del predatore ed aspetta questo importante incontro che ti porterà la possibilità di gustare la pienezza di un qualcosa che pur nella idea di coppia, pur nell'idea di mutuo sorreggersi, ti darà una grande centratura e ti aiuterà a crescere. Non lo so, quando ti sposerai manderai uno squillo a Cronos e gli dirai è colpa tua. Vabbè dai, a parte le battute, io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della corniola. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della corniola, come il destino ti sorprenderà. Per te che hai scelto la variante della corniola, come il destino ti sorprenderà. Mettiamo anche gli altri oracoli per te che hai scelto la variante della corniola. Come ti sorprenderà il destino? Ti ricordo che l'interattivo è senza tempo, può succedere domani come può succedere tra un altro po' di tempo. Per te che hai scelto la variante della corniola, come ti sorprenderà il destino? Vediamo un po'. Via la creatività, la chiave. Le proprie idee sono innovative, ci dice la carta di creatività, e quindi sono destinate ad avere un impatto importante su quella che è non solo la nostra vita, ma laddove noi fossimo in grado di canalizzare le nostre energie anche sulla vita altrui. La carta di via parla di progetti di vita, parla anche di progetti di ampio raggio e quindi anche possibilità di esplorare campi che al momento
non sai di poter esplorare, non sai di avere il potenziale, ecco. La carta di via potrebbe parlare anche del sondare una differente via di vita, differente da quella che in questo momento caratterizza la tua vita. Tutto è risolto dalla carta della chiave, la carta che predice il successo. Qui c'è successo, vediamo perché. Successo nel lavoro, successo nei propri progetti personali, realizzazione di un sogno a lungo attesa, canalizzazione della propria capacità di creare e quindi anche necessario poi metterla alla vista di tutti. Insomma, qui c'è un qualcosa che ti porta al successo materiale. Per te che hai scelto la variante della corniola, come ti sorprenderà il destino? Il cavallo di denari, il duro lavoro che porta di nuovo al successo. Il fante di denari, l'otto di bastoni, l'otto di denari. 2 e 8 sono cambiamenti positivi di mente e situazioni. Per te che hai scelto la variante della corniola. Il 9 di denari, il papa, il 7 di denari. Allora, qui si tratta di successo nel lavoro con conseguente situazione economica in netto e costante miglioramento. Il Papa può rappresentare anche un qualcuno che ti offre, ti rivela una possibilità che a lungo attendi per mettere in luce le tue qualità. E addirittura per qualcuno questa possibilità può avvenire con un 8 di bastoni alla luce di quello che è un cambio di lavoro o un trasferimento, forse per la maggior parte. Per qualcuno questo trasferimento può essere anche oltre frontiera o oltre la frontiera dell'attuale regione dove vive, ipotesi. E quindi è un qualcosa che porta a darsi una possibilità lontano dalla quotidianità. Il fante di denari è lo studioso, la formazione, la preparazione, il cammino che si fa puntando con un 9 di denari su quella che è una sicurezza che si va a costruire in maniera costante. Con un 8 di denari e un 7 di denari è il più classico dei matrimoni, virgolettato, quindi unione, basata sull'interesse reciproco che porta abbondanza. Grandi soldoni qua arrivano, e arrivano in un momento in cui tu accetti di muoverti, accetti di vedere una situazione che attorno a te ha bisogno di una bella scossa, anche in maniera cinica, con questo cavallo di denari che ti dice: pensa ai fatti tuoi, non perderti nelle istanze di una collettività o di una comunità che in questo momento forse ti sta dando, ma che un domani potrebbe non darti più. Qui c'è progettualità, c'è studio, c'è l'accedere ad una nuova forma di sapere. Difficilmente vedrai questo sapere come un qualcosa di esoterico, qua è molto più pragmatico, e c'è quindi una rivelazione che ti porta ad un cambio radicale nella tua situazione lavorativa, ma che ti dà una grande ricchezza in termini di dinero, soldi, money. Insomma, qua il destino ti farà avere l'occasione della vita per incrementare le tue finanze e per avere finalmente una solida base economica. Il Papa può rappresentare anche il livello che tu raggiungi dopo aver scelto di viaggiare oltre gli attuali limiti e di aprirti appunto a questo fante di denari,
fante di denari è lo studioso, così come il Papa è il maestro. Tu, attraverso un percorso di vita che forse magari stai già facendo, o magari in questo momento è un qualcosa su cui conti relativamente, un po' come se tu avessi abbracciato il vecchio detto impara l'arte e mettila da parte, e quindi avresti preso magari a fare un secondo lavoro quasi a livello hobbistico, oppure magari stai seguendo dei corsi di formazione, o se no in questo momento hai un lavoro che però non sembra decollare. Bene, qui c'è l'occasione di ampliare le vedute, probabilmente c'è anche un contratto, ma poi dopo c'è il tuo arrivare al vertice della tua stessa vita con mentalità da maestro, da guida, che ha imparato come costruirsi la propria strada, e tu la strada la farai anche fisicamente. Questa potrebbe essere una lettura eccezionale per chi fa lavori di rappresentanza o per chi comunque deve viaggiare per lavoro in generale. Qui c'è una persona che un domani si fermerà per arrivare ad una posizione di rilievo importante che gli garantirà un'entrata economica veramente, veramente forte. Laddove tu stessi studiando, qui non cambia, la tua situazione come studente di fante di denari sarà quella poi di diventare tu colui o colei che tramanda, e anche questo lo farai viaggiando. Se invece tu fossi già in pensione, perché poi ci sono molte persone che mi scrivono ma io sono in pensione eccetera, anche qui probabilmente c'è l'accesso a un sapere, magari che ne so, ti segui quel corso, ti segui quella formazione anche per hobby tuo, che nel tempo ti va a portare molto 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 denaro. Qua ci sono dei bei soldoni per un'arte che tu hai interiore a te, può essere anche l'arte del buon venditore, della buona venditrice, o l'arte anche di chi riesce a parlare bene, di chi riesce a vendere un prodotto o un servizio in maniera convincente. Insomma, qua comunque affinerai a seguito di un'opportunità di studio, di formazione, quelle che sono le tue qualità, e poi però l'allievo supererà il maestro. Bene, bella variante anche per te. Andiamo a vedere il consiglio del Woodland Wardens per te che hai scelto la variante della corniola. Il coyote e la datura. La carta del coyote e della datura ci dice che bisogna fare attenzione a quello che può arrivare da esterno, perché qui comunque bisogna essere inflessibili. Dall'esterno potrebbe arrivare un qualcuno o un qualcosa che non ti è familiare, che ti invita magari a sondare più situazioni di realizzazione. In realtà nessuna di esse ci dice la carta ti appartiene, tu il sapere già ce lo hai dentro, questo ce lo diceva la prima carta, la chiave, devi solo esternarlo per arrivare al successo. Qui tu puoi avere bisogno di un qualcuno che ti aiuta ad esternare questo tuo sapere innato, a riconnetterlo alla matrice, ok? Questo va bene, però non sei una persona che può fare discepolato con nessuno. Tu hai il rango di maestro, di maestra, e quindi di conseguenza un po' va bene il seguire le indicazioni di un qualcuno, ma attenzione a non sviluppare attaccamenti e dipendenze, ci dice questa carta, perché prendi solo ciò che c'è di buono, lascia dopo un po' una strada e riconosciti il rango che dentro di te preme per uscire fuori e perché gli sia riconosciuto in termini di realizzazione personale quella che è la sua grandezza e la sua importanza. È una bella variante. Qui tu non avrai solo la ricchezza fisica, ma avrai anche qualcosa di più importante, avrai la ricchezza interiore che ti permetterà di riuscire a gestire qualsiasi situazione con consapevolezza, con
determinazione e con tutto ciò che è funzionale per realizzarsi non solo fisicamente ma anche a livello interiore. Bella bella, ti ringrazio per averla vista. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'agata naturale. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'agata naturale. Come il destino ti sorprenderà. Per te che hai scelto la variante dell'agata naturale. E infine andiamo a mettere anche una carta dell'oracolo delle porte. Come il destino ti sorprenderà. Cauda Draconis. Il piacere. La porta dell'orizzonte. È inevitabile che qui si parli della ricerca del piacere personale e anche non solo di quello legato alla fisicità, alla sessualità. Cauda Draconis fa riferimento al vigore sessuale, ma la carta di piacere porta il riferimento in maniera ancora più ampia. Certamente Cauda Draconis non si esprime soltanto per quanto riguarda il piacere sessuale, parla anche del piacere del lusso, dello star bene e di tutto ciò che ci appare una ghiotta possibilità. Il piacere invece qua è messo sia nei termini già esposti, sia anche nella ricerca del piacere come piacere interiore, come lo star bene, e può rappresentare anche lo star bene assieme a qualcuno. È questa porta dell'orizzonte che fa capire che tutto è in divenire. Devi sorpassare un portale per raggiungere un orizzonte che presto ti si paleserà. Per far questo, però, dovrai appunto passare un portale. Dovrai resettare, distruggere tutto quello che c'è ora e aprirti al nuovo. Il cambiamento di vita qui è radicale. Una coppia si chiuderà perché ti sei innamorato o innamorata di un'altra. Un'esperienza lavorativa si chiuderà perché magari ti trasferisci all'estero. Una situazione nella quale hai sempre sperato la rinnegherai e dirai no, ok, sto bruciando energie, di qua mi dà. Insomma, l'improvvisa ispirazione che porta a rimescolare le carte della tua vita ti porterà a creare un taglio netto fra un prima ed un dopo. Sarai tu a volerlo, perché queste sono carte di piacere. Non c'è il subire la scelta di un qualcuno. O se c'è, è dettata da una situazione che non percepisci più tua, una coppia che non va più, un lavoro che non ti gratifica, un progetto che stenta a decollare e del quale alla fine ti rendi conto è inutile buttare energie. Andiamo a vedere con il Golden Dawn. Per te che hai scelto la variante dell'agata naturale. Come il destino ti sorprenderà. Eh sì, mi sa che... vedi che mi cade una carta di 4 di coppe. Mi sa che qui potrebbe esserci
una situazione, se sei in coppia, che tu vai a rompere cavallo e fante di coppe. Sì. E l'imperatrice per un qualcosa di completamente nuovo e il 10 di denari. Se non sei in coppia potrebbe essere anche una situazione che rompi, come ti ho detto prima, a livello di vita per un trasferimento o magari per un cambio di lavoro, ma qui tu cambierai radicalmente per tua scelta una situazione dall'oggi al domani. Sarà una decisione irreversibile che prenderai con estrema convinzione. Soprattutto in amore potrebbe essere, guarda, Regina di Spade, stavo per dire, potrebbe essere anche il dire amore mio bello o bella, vieni qua che devo dirti una cosa col cuore. Cosa? Dimmi, vaffanculo. Potrebbe essere anche così. E c'è. Allora, per alcuni è il ritrovarsi, il rompere una situazione perché ci si ritrova con qualcuno del passato. Per altri è proprio una rivelazione che ti tocca nel profondo. E l'innamorato, sì, qua secondo me si parla di amore. Dove queste carte danno il meglio di sé ovviamente è nelle situazioni di coppia, alla luce del riapparire di un qualcuno mai completamente dimenticato o dimenticata. La decisione è repentina, assertiva e taglia la coppia per ricostruire alla luce di scelte fatte per un 10 di denari, quindi per una situazione di comunanza di intenti, di ricostruire un qualcosa di mai veramente sopito. Questa potrebbe essere l'interpretazione principale. Per altri è proprio un incontro nuovo che risveglia questa imperatrice e la porta a scegliere in merito a questioni di coppia o familiari. Uomo o donna che tu sia, l'energia è comunque quella di un'imperatrice, di un qualcuno che si trova di fronte al nuovo e ne è affascinato e lo nutre con tutta la sua energia. Se proprio volessimo guardare a livello lavorativo, anche se, non è che ce la veda così tanto, anche perché un fante di coppe viene a interrompere la noia di un 4 di coppe. Il 4 di coppe non è una carta di privazione, è una carta di lusso e di abbondanza, ma è molto statica. Qui arriva un fante e la travolge, sparaglia le coppe e diventa un cavallo che costringe però a una scelta repentina e per certi versi anche dolorosa. Questo per quanto riguarda l'amore. Dicevo di vederla in altri ambiti. Potrebbe essere il lavoro, un lavoro artistico, creativo. Magari fino ad oggi hai fatto la segretaria, hai fatto il meccanico, improvvisamente ti scopri capace di fare arte, capace di parlare con la pittura, con la scrittura, col teatro, ed ecco che qua la folgorazione porta nel tempo a quella che è una via di realizzazione che si sceglie consapevolmente di far diventare la nostra via di vita e ti porta abbondanza. Tutto ciò che tu sceglierai, lo sceglierai con l'intuito, sceglierai di tagliare una situazione pregressa, per i più relativa all'amore, per un'altra minima parte relativa al lavoro che qui muta completamente, per costruire una situazione che comunque ti porta abbondanza. Però tu devi passare il portale. Andiamo a vedere col Woodland Wardens che cosa vuole dirti. Per te che hai scelto la variante dell'agata naturale. La tartaruga e il coriandolo. La carta della tartaruga e il coriandolo può rispondere a una delle domande che spesso viene fatta in consulto. Sì, ok, tutto bello, ma quanto tempo?
non velocissimo. Rallenta, ci dice la carta della tartaruga, goditi il viaggio, quello che deve arrivare arriverà. La carta della tartaruga ti dice che in questo momento, anche se veramente fosse una situazione di 4 di coppe, è funzionale a quella che è la tua maturazione interiore. Ricordati che una regina di spade non è sempre una carta che rappresenta la perdita, rappresenta anche l'estrema coerenza con la propria interiorità. La persona che non si arrende, la persona che pur di riuscire a direzionare le cose per come vuole, perché le ritiene giuste ed eque, non esita a mettersi in conflitto con gli altri. Datti tempo, non metterti ansia, ci dice questa carta. Il risveglio c'è, è vicino nel tempo, ma per vicino con un giudizio si può intendere anche un anno. Tuttavia, tu vivi con serenità. Ciò che deve arrivare arriva e con tua enorme soddisfazione ti darà la pazienza, la caparbietà, la tenacia di una tartaruga, ma anche l'allegria, la vivacità, il frizzare della pianta del coriandolo o del coriandolo di carnevale, se vogliamo, perché non c'entra nulla con la pianta, però per assonanza di parola, dai. Datti tempo, tutto arriverà quando tu sarai pronto o pronta ad accoglierlo nella tua vita che verrà completamente ribaltata, ma che sarà preludio ad una grande abbondanza. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Passo ai saluti finali. Come il destino sceglierà di sorprenderti, lo abbiamo chiesto alle nostre 3 varianti. Mi auguro che questo interattivo ti sia piaciuto. Se così è, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo domani per le energie della settimana. Ciao! Come sai, dedicato a temi di più ampio respiro oppure alle nerchie. Oh, cazzo. Ciao community! Un workshop che ha riscosso molto successo nella sua precedente esperienza e che quindi vaffanculo, limiti temporali, e quindi può succedere presto, relativamente presto, fra una vaffanculo. Lucerna di Cronos, e questo è il video domenicale, come sai un pochino più lungo e in 3 varianti. Oggi andiamo a fare una domanda da cui nascerà una convivenza, oppure magari il lavoro, sto cazzo, in positivo della tua quotidianità, insomma, qualunque sia il destino di sto cazzo. Oggi andiamo a fare una domanda veramente importante agli arcani, una domanda che per sua natura può infatti a chiedere come il tuo destino vorrà sorprenderti. Ovviamente gli eventi questa è la Lucerna di Cronos e questo è il video domenicale, come sai un pochino più lungo, in 3 varianti. Oggi andremo a fanculo. Ma com'è che il destino ti porterà a dire beh, questo proprio non me lo va a fanculo? Il turchese africano, la seconda sarà la corniola e infine la terza sarà sto cazzo. Vaffanculo, era venuta benissimo. Oggi andiamo a porre una domanda veramente importante agli arcani, una domanda che... Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la lettura di sto cazzo. Prima di passare alla prima variante voglio ricordarti che domani, coglione, vaffanculo, convivenza a un matrimonio, magari una vincita in denaro, magari una completa nerchia,